Molte persone pensano che il loro peggior critico sia il mondo. Il capo, i colleghi, la famiglia o le aspettative della società. Ma con il tempo ho scoperto una verità più profonda. Il giudice più severo che incontriamo nella vita vive dentro di noi. È quella voce silenziosa che sussurra quando commettiamo un errore. Avresti dovuto fare meglio. Non sei abbastanza. Ancora una volta hai fallito. Quando ero un giovane monaco, credevo che essere duro con me stesso fosse una forma di disciplina. Pensavo che giudicarmi severamente mi avrebbe reso più forte, più saggio, più degno del cammino spirituale. Ma stavo solo imparando a ferirmi da solo. Ricordo un giorno in cui commisi un errore durante un importante rituale nel monastero. Nulla di grave, ma per me fu sufficiente per passare l'intera giornata tormentato dal senso di colpa. Continuavo a ripetermi nella mente: come hai potuto sbagliare una cosa così semplice? Il mio maestro mi osservò per qualche tempo in silenzio. Poi mi chiese di seguirlo nel giardino del monastero. Camminammo lentamente tra gli alberi. A un certo punto si fermò davanti a una piccola pianta che era stata piegata dal vento. Mi chiese: se questa pianta cresce storta, cosa fai? Io gli risposi: la si sostiene con un bastone. Le si dà tempo per crescere. Lui sorrise e disse: e perché non fai lo stesso con te stesso? Quelle parole mi colpirono profondamente. Perché nella vita siamo spesso molto più gentili con gli altri che con noi stessi. Se un amico sbaglia, gli diciamo: non preoccuparti. Se un collega commette un errore, gli diciamo: succede a tutti. Ma quando sbagliamo noi, smettiamo di essere comprensivi. E questa durezza non ci rende più forti, ci rende solo più stanchi. La verità è che la crescita non nasce dalla punizione continua, nasce dalla comprensione. La compassione verso se stessi non significa giustificare ogni errore. Significa riconoscere che essere imperfetti è parte della condizione umana. Ogni persona che ammiri ha fallito molte più volte di quanto immagini. Ogni persona che consideri forte ha attraversato momenti di dubbio e fragilità. La differenza è che hanno imparato una cosa fondamentale: non trasformare ogni errore in una condanna, ma in un insegnamento. Ho visto molte persone arrivare al monastero stanche, scoraggiate, convinte di non valere abbastanza. Spesso bastava una sola cosa per iniziare a cambiare la loro vita. Non una tecnica complicata, non una grande rivelazione spirituale, ma una semplice decisione: smettere di parlarsi con crudeltà. Perché le parole che diciamo a noi stessi diventano il terreno su cui cresce la nostra vita. Se il terreno è fatto di giudizio, colpa e vergogna, crescerà solo insicurezza. Ma se il terreno è fatto di comprensione, può nascere qualcosa di diverso. La fiducia e anche relazioni più sane. Perché quando impari a trattarti con gentilezza, succede qualcosa di sorprendente. Diventi più gentile anche con gli altri. Se smetti di giudicare te stesso per ogni errore, smetti anche di giudicare gli altri così duramente. E improvvisamente le relazioni diventano più leggere. Il lavoro diventa meno pesante. La vita diventa più umana. Quindi oggi voglio lasciarti una semplice riflessione. La prossima volta che commetti un errore, invece di dirti non sono abbastanza, prova a dire: sto imparando. Perché la verità è questa: non sei qui per essere perfetto, sei qui per crescere. E a volte, il primo passo verso una vita più serena non è diventare migliore, è imparare a essere più gentile con la persona che sei oggi. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.